Discorso Bob Proctor, come cambiare la tua vita se cambi mentalità. Ciao, benvenuto su Crescita Personale e Finanziaria. Oggi, in questo video motivazionale sulla vita, vogliamo parlarti di come cambiare mentalità, come aumentare l'autostima in se stessi, come cambiare la propria vita e iniziare finalmente ad essere felici. Ma come controllare la propria mente ed essere un vincente? Bob Proctor parte dall'idea che chiunque possa ottenere lo stesso successo che ha raggiunto lui. Secondo il suo parere, le persone sono controllate dai risultati che ottengono. Ciò sta a significare che una persona povera, che non ha il becco di un quattrino, matura nella mente pensieri di povertà e che un individuo che vive in una condizione disagiata ha pensieri negativi e pieni di frustrazione. Ecco qual è il problema. Se desideri essere un vincente ed avere successo, devi cancellare dalla mente l'evento negativo che vedi e vivi in questo istante e focalizzare la tua attenzione su quello che desideri veramente e su dove vuoi arrivare. Devi creare e visualizzare nella tua mente l'immagine di ciò che desideri effettivamente diventare. La nostra mente è dotata di una grande immaginazione e se focalizzi la tua attenzione su di essa, puoi crearti la vita che vuoi. Hai mai sentito parlare del paradigma di Bob Proctor? Faccelo sapere nei commenti. Forse non lo sai, ma il tuo comportamento deriva dai tuoi paradigmi. Quasi nessuno sa come sia un paradigma e soprattutto non sa come fare per modificarlo. Il paradigma è tutto ciò che siamo. È la struttura del tuo subconscio. Rappresenta quello che sei. È l'insieme delle tue azioni, delle tue abitudini, dei tuoi pensieri e delle tue credenze. È un programma mentale del tuo subconscio che ha il potere di controllare il tuo comportamento. Sono in pratica le tue convinzioni a priori che associ alla realtà. Un paradigma può causare enormi problemi perché causa i tuoi risultati. Quando cerchi di uscire dalla tua quotidianità, i paradigmi ti riportano immediatamente indietro. Cercano di fermare le tue intenzioni, causandoti inevitabilmente dei blocchi psicologici, decisamente deleteri. Vieni sopraffatto dal senso di paura. I dubbi cominciano a radicarsi nella tua mente facendoti cadere in uno stato di ansia e timore. Vieni come risucchiato dall'insicurezza che ti porta inevitabilmente a restare ancorato a situazioni statiche e senza sbocco. Rimani come imprigionato dentro le tue convinzioni e tutte le tue ambizioni crollano come un castello di sabbia. Per esempio, chi è anoressico continuerà a vedersi grasso a causa di un programma mentale che ha preso fissa dimora nel suo subconscio e che non gli fa vedere la realtà. Continuerà quindi a sentirsi tale anche se gli altri gli diranno il contrario. I programmi mentali sono tutte quelle informazioni che provengono dall'esterno e che si sono radicate nel tuo subconscio e gestiscono gran parte delle tue emozioni. Il primo condizionamento mentale arriva dalla famiglia. I genitori sono i primi a dare le informazioni ai propri figli, seguono poi la scuola, gli amici e così via. Se si vuole cambiare vita per essere felici, si deve necessariamente cambiare atteggiamento. Se vuoi avere una crescita personale senza intoppi, devi riprogrammare la tua mente. Lungo il percorso incontrerai inevitabilmente degli ostacoli che cercheranno di distoglierti dal tuo obiettivo finale. Per ovviare a tutto ciò, quello che devi fare è modificare l'immagine mentale che hai di te, ossia modificare il paradigma e poter così cambiare il risultato. Il tuo comportamento provoca i tuoi risultati. Se vuoi cambiare i risultati, non guardare fuori, ma dentro di te. Non devi dire è colpa del mio capo, dell'economia che va male, di mio marito, di mia moglie, eccetera. Non è nessuna di queste cose, bensì è qualcosa dentro di te e si chiama paranoia. Cambia i tuoi pensieri e cambierai le tue azioni. Napoleon Hill
autore americano di autoaiuto, disse: imposta la tua mente su un obiettivo preciso e osserva quanto velocemente il mondo si fa da parte per lasciarti passare. Questo è quello che devi fare per cambiare la tua mentalità. E questo è proprio ciò che ha fatto Proctor all'inizio del suo percorso. Dopo aver letto il libro di Napoleon Hill, Pensa e arricchisci te stesso, ha deciso di cambiare i suoi pensieri, il suo programma mentale, in un periodo decisamente poco propizio, poiché era pieno di debiti e senza un soldo. Proctor ha iniziato a cambiare i suoi paradigmi. Aveva scritto su di un foglio di carta la cifra esatta di quanto voleva guadagnare e ogni giorno puntava la sua attenzione su quel pezzo di carta, focalizzando lì la sua energia. Gradatamente, l'immagine mentale che fino a quel momento aveva avuto della sua persona inizia a cambiare. Da lì a breve, Proctor inizia ad aprire la sua prima attività, ossia un'impresa di pulizie, e inizia a guadagnare sempre più soldi, addirittura più di quello che aveva preventivato. C'è un secondo fattore molto importante affinché questo modo di interpretare la realtà abbia successo: la disciplina, ossia eseguire ciò che ti sei proposto di fare. Non puoi dire domani lo farò, non funziona così. Per esempio, i tuoi risultati nel mondo del business derivano dalle tue azioni. Se compri un corso di formazione per migliorare le tue abilità e poter guadagnare più soldi e poi non lo studi, non ti applichi e soprattutto ti fermi alla prima complicazione, allora non concluderai nulla. Di fatto hai semplicemente buttato i soldi dalla finestra. Quello che devi fare è focalizzarti sui tuoi obiettivi, ma devi anche metterci l'azione. È il tuo sistema di credenze che ti castra e non ti fa raggiungere i risultati. Perché se così non fosse, sarebbe sufficiente comprare un corso e tutti sarebbero ricchi allo stesso modo. È fondamentale includere nel percorso la disciplina e la costanza e leggere ogni giorno quell'obiettivo che è scritto sul tuo pezzo di carta e comportarti di conseguenza. La chiave del successo è praticamente questa: dai potere a quello che hai scritto sul tuo pezzo di carta e i vecchi condizionamenti perderanno valore. Ripeti costantemente nella tua mente il tuo obiettivo. Ogni giorno focalizzati su di esso. Smettila di ascoltare chi cerca di tapparti le ali. Allontanati dalle persone che negativizzano i tuoi pensieri e la tua esistenza. Vedi le opportunità laddove gli altri vedono il fallimento. Se riesci ad ottenere il controllo della tua parte interiore, sarai in grado di gestire la tua vita. La motivazione per il successo deve nascere prima dentro di te. Cosa ne pensi della riprogrammazione del tuo subconscio? Faccelo sapere qui sotto nei commenti. E se ti è piaciuto questo video, condividilo pure con i tuoi amici. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella, così non ti perderai i prossimi video. Buona vita da Crescita Personale e Finanziaria.